È arrivato... Fatemi vedere un secondo. Chovy Canyon Faker Owner. Finalmente! Finalmente ragazzi, avete davanti a voi i 5 giocatori più forti nella 5 dei giocatori più forti della storia di League davanti a voi in questo momento. Ed è il momento, signori, di far partire Genji vs T1. Ma sono 4? No, sono 5, ci sono anch'io. Faker perché guarda di qua? Perché ci sono io, vedete? Guarda il suo mentore, Faker, ora. Faker guarda il mentore. Faker guarda il mentore. Faker! Bravo, keep going. Oh no, poi signori, siamo davanti, penso, al game che più di tutti attendevo quest'anno ed è già il primo game, il primo game dell'anno è quello. T1 vs Genji. Tome Cima, Lima Wa, Linga Nanji Wa. Grazie mille, Pola le mandorle e via. Non quello di Ciccio Gamer, per favore. Signori, ora vediamo il meta ufficiale. Oggi capiremo il meta. Oggi vediamo se è veramente questo il meta o meno. La notizia della fidanzata è fake, è solo una... Ah, primo pick. Primo pick addirittura, Corky, what? Ma guarda, Faker è contento. Faker è contento. Come Corky primo pick non pensavo, me l'avevate detto ieri, non pensavo first pick. Lucian, Azir, Briar. Allora, bot più forte del meta, ufficiale, Miglio più Lucian. Perché è ufficiale, ragazzi? Perché c'è Varus open, perché c'è Kalista open. Cioè sia Varus che Kalista open. L'unico non open è Ashe. Vabbè, dite voi Kalista non hanno prima perché c'è Renata bannata. Ragazzi, Lucian Miglio prioritizzato su Kalista Varus. Questa è la verità. Rispondono a Miglio con Lulu. Vogliono la bot che overscala. È una bot che non subisce. C'è Canyon in giungla. Canyon, ragazzi. Canyon. Dimmi come fa un cinese a chiamarsi Canyon. È eroico. Eroico Canyon. Che bel team che hanno. Che bel team. Che bella comp. È coreano. Io dico cinese per tutti gli asiatici. Vediamo. Invece più la comp dei Genji. Quale? Che comp? Tigio, che vuol dire ti piace più la comp dei Genji? Lulu a figlio Scorchi. Che composizione è? Perché non rispondono con playmaking a Miglio? Troppo come... Allora, Widen, vedilo come questa cosa qui. Tu, Lucian Miglio, dovete vederla come Renata Kalista. Non c'è counterplay se giochi playmaking. Perché contro quella roba lì, sti campioni qua, a questo livello non potrei mai andare in. Sono d'accordo con te. Io penso a prendere Nautilus. Io prenderei Nautilus Varus, secco. Il problema, ragazzi, è che Varus la ulti te la leva Miglio. Vuoi prendere Trash, non puoi prendere. Cioè, l'unico playmaker che puoi prendere contro Miglio è Nautilus perché ha un knock-up su una R. Neanche Alistar perché la combo tua è un movimento verso, giusto? Quindi è bloccabile. Mentre l'ulti di Nautilus non è bloccabile. Il CC Leona te lo leva, il CC di la di Carry, aggressivo te lo leva. Forse anche Miss Fortune, che ho visto il meta buono. Ma andrei a prendere comunque quel tipo di pick. Ma è uno, capito? Blitzcrank è un altro, bravo ragazzi. Blitz, però il problema di Blitz, ragazzi, è che è skillato. È troppo skillato Blitz a sto livello qua. Blitz è viable, ma voi non avete idea di quanto sia difficile giocare Blitz a sto livello. Ma che palle hanno i T1 a riconfermare lo stesso roster. Ha vinto il mondiale da anni. È vecchio, il mondiale prima dovevano vincerlo loro. Cioè, che palle hanno. Zeus è giovanissimo, è incredibile. Faker non lo puoi dare via perché è forte come mid laner e c'ha il merchandise infinito. Gumayus e Kaira sono la miglior botta al mondo e Owner non puoi mandarlo via perché Owner e Faker giocano insieme da 4 anni, quindi è il miglior jungle con cui Faker performerà mai. C'è un altro roster, capito? Cosa conterei? Non lo so, magari qualche cisata Samira o Nila, magari qualche roba strana contro queste robe qua, ragazzi, non lo so. Qualche di carry del genere, Draven più altro, Draven Ashe, Draven roba, non lo so, qualcosa che li bully out fuori dai coglioni. Santerel, chi fa il danno? Chi fa il danno qua? Frontlane, doppia frontlane con doppia di carry, che è una combo che si faceva una volta. Gwen è troppo forte contro questi. T1 favorite, sì. Troppo forte Gwen contro questo. Fatemi vedere il game! Eccoci! I team più forti di League of Legends. Via. Concentriamoci, ragazzi, per favore.
Adesso a Philos non è così forte, no? Senza Enchanter. Puoi giocarlo, ma non ha quel DPS che ha con l'Enchanter. Voglio vedere quanto impatterà Gwen sto game. E soprattutto voglio vedere un Lucian con un pick aggressivo, nel senso che ha Miglio, che però è una lane aggressiva. Miglio lo aiuterà a giocare aggro, è come fosse un Lucian Nami questo, solo con potere di scaling late game. Questa è Lucian Miglio, è Lucian Nami con late game. Meno aggressive di Lucian Nami, perché Miglio non ti buffa quanto Nami, per carità. Però comunque voglio vedere rispetto ai Nami Lucian cosa tira fuori il Miglio Lucian, soprattutto in lane in phase. Yeah, that's true actually, and I guess you float, and that's handy. Where a life vest preferable. Yeah, that's another big question that I am going to have is to what extent, as we did, yeah, easy to forget, Paze's Aphelios is quite exceptional. To what extent is Guma and Carrier going to make this Lucian work? If I am not mistaken, Lucian hasn't won in LEC or LCK yet. Definitely hasn't in LCK. No, we have a sample size of 2. Yeah. But if I remember correctly, it has just not been successful in general. Obviously, level 1 always going to be a little bit rough against the Lulu, so no surprises there. Second is, what is Chovy's Enchanter meta, ragazzi. Because I've already, similar to Udyr, disgustoso. Cambierà, vi dico già che cambierà, perché l'Enchanter meta è una merda. L'Enchanter meta è una merda, ragazzi. Waste of time completamente. Il gioco è molto meno divertente quando c'è l'Enchanter in mezzo. Immediatamente una placca presa. A lot of pressure on this turret, picking themselves up the blade right from the get-go. Also, do note Guma actually going for Dorans, which will help a lot if they are going to look for an all-in. Maybe with Owner is pathing towards bot side of the map. That ward in Tribrush is still there, but voglio concentrarmi, ragazzi, voglio capire. Perché secondo me Gwen contro Rel Xante fa 1v9 tipo. Lance, of course, was one of the players that did continue playing Lulu even after she was nerfed just a little bit. Just really liked the champion. So not surprising he's diverted back. Philos ha optato per un C3 gol. Been her same priority level. And Canyon going to meet Owner potentially. Canyon contro Owner è fantastico. Come fa a saperlo? Come faceva a saperlo? Canyon aveva il dubbio, ma l'ha visto da qualche parte. Chickens coming on through. Owner's position going to be given away. There's a crash down. Does find a little bit of a knock up, and of course Lance is here. Flag and drag. What the fuck? Looking to escape. See whether he does risk going for a bit of a contest. Con che istinto, scusate? Andy Pera, ciao Andy, come stai? Grazie del terzo. Ciao Magister, un abbraccio anche a te Mishnek, grazie dei 20. Bella la pera, buona, fresca. Allora, C3 call di Paze che si tiene la wave qua e fa perdere una wave probabilmente agli avversari. Item da support. When it would happen. When it would, if and when item it would support happen, solution. T1 are bringing out the double support item. This is something that we have seen a lot of. I'm sure the space will talk about it in detail a lot as well. Come mai? La di carry con l'item da support, ragazzi. Generation that you get in of itself is great. The fact that you get what I assume, at least for Guma, will be Bloodsong, a free PTA and a free Sheen proc on an item that also gives you a ton of gold is. It's good. It's real good. I think it's especially good on Lucian because rotto l'item, ma non possono fare. Scusate ragazzi, ora se è veramente così rotto, perché non riescono a fare Riot Games? Non riesce a mettere che l'item da support lo può comprare solo chi entra nel ruolo da support? È così difficile? Perché molte volte ho visto una roba così. Gumushi going to go for it. We'll see how successful it's going to be, as of course him and Carrier are going to be getting a whole bunch of extra money. And Owner looking about grabbing himself some Owner coi pipotti, molto interessante. Or the void bubs. Different names every single time. Yeah, I'm seeing which one feels better. You know, that's how you do it. That's how you learn. Cycle for all of them. Yeah. Interestingly, Canyon actually not going to go for the
for the grubs here. Instead opting to go towards Dragon. Rel is one of the best at clearing them because she can break shields. So they die very rapidly. So far, we have first Dragon equals victory 50% of the time. So it's not helpful at all. No, I'm just saying it's a 50-50. Voglio assolutamente vedere quell'item da support, ragazzi. Che effetto avrà nel game. Or at least which is more winning. Quindi il support avrà più gold. Perché Lucian glieli dà. No, ma che sto a dire? Che sto a dire? Lucian avrà più gold perché si becca... L'item da... No, il gold, dai. C'ha l'item in più dei 1000 gold, ma poi lo vende. C'è l'item che arriva a 1000 gold. Arriva a 1000 gold, quella. Ma l'item che... Poi sceglie l'item e lo tiene... E qual è che sceglie? Beh, comunque non dovrebbe prendere più gold. Giusto? Si evolve, sì, vabbè, si evolve, ma qual è che prende? Ce n'è uno forte per gli AD carry? Che non li ho letti io quelli lì, ragazzi. Ho fatto solo quello AP, Zigzag, che ho giocato 2 game. Blood Song prende. Cosa fa il Blood Song? 8% danno aumentato. What? I just think it's a cool item. It's a cool mask. I like it a lot. I'm glad it's here, and also Gwen is very happy it's here. As una votazione broken solution. Ok. Incredible amount of double cannon miss for both mid laners. That's rough. Oh, it's a tough time. But still, T1 with a slight gold advantage as the dust is all settling. A lot of it to do with the fact that Zeus is laning extraordinarily well on this Gwen. Yeah, making closer and closer, as you can see. No, is already completed as well. Yeah, making really good use of the power that Gwen has in this match. Vabbè, dai, un po' di esperienza in più per carry. I think with the new items, we already saw it. Perché che figlio di Troia. Item rework, right, where the Hitta l'avversario. Bravo, Carrier. MVP. There was also a version of Cassante that was way tankier and way harder to get through, and also a version of Gwen that I think was a lot weaker. But now it really feels like even in the laning phase, you start to kind of get bullied around and not able to really contest prio. On the flip side, though, we do see that Carrier ha provato le new jeans. Ha le nuove jeans, ha i jeans nuovi, Carrier. That pace is actually even with Guma. Yep. Not ahead. Priga ha già detto che farà in modo che solo il Sabro potrà avere quell'item, perfetto. Oh, he's even slightly behind. Yeah, he's slightly behind. And he has 2 plates? Is it 2 plates? Yes. 2 plates and a wave. Yeah. So we were waiting for this strategy to come out, and with T1 picking it up, that to me feels like kind of the okay guys, we can pick it. Yeah, I feel like it might. Quindi al momento come strategia si può abusare comunque, giusto? You can just kind of build the world, Atlas, and it's fine. You know, you can just do it. You don't even need to worry about it. There are a few tactics that you can use to maximize gold and stuff like that, but you can also just ignore them and it's still good. Comunque ragazzi è un la lane Lucian Miglio è diversa dalle Nami Miglio. Attenzione, ripeto, Miglio Lucian scalano. Che Miglio è 20.000 volte Nami come champion. Mentre Nami Lucian è obbligata allo snowball, Miglio Lucian no. Ovviamente non dovresti essere indietro, chiaro. Però sono curiosissimo di vedere, ragazzi, veramente curioso di vedere come sfrutterà quell'oggetto. E quanto soprattutto è forte quel ruolo da carry con quell'item, quel Lucian con quell'item da support. Quando lo chiuderà, ovviamente. Credit to T1, we do see something that they were able to do a lot throughout Worlds as well, which is continuously apply pressure in lanes. Ovviamente comprando quell'oggetto però sei molto meno forte. Allora attenzione ragazzi, cioè, è normale che Lucian non sia così avanti. Comunque statisticamente quell'item comprato è un mezzo item, è una longsword in meno, cioè. È una roba in meno quell'oggetto lì. Al momento. But outside of that, T1 is 2k gold ahead. At 10 minutes. Lands is also roaming away, which Pace fortunately does have his blue gun, so at the very least they'll be able to stay in a decent space, but again, he is not going to be able to withstand the power, and it's going to have to back here, so it is a pretty big sacrifice they make for only 3 grubs, don't even get the full package, because the owner got the first rotation, and now that gold lead is only going to get bigger. Boom. Certainly is. Getting a little bit worrying,
Chovy in top, vogliono divare Gwen. C'è il TP di Faker. Tirato. Non buono sto. But I don't think it's really going to be a thing that works out. Faker teleports in, collects himself first blood against Kane. And that first one did not work out. Big thing there is that Gwen is Vediamo se Gwen va mid a prendere una wave. not actually working out. One extra rocket could No, have non been the serve difference forse. maker, Ora but vediamo. not going to be the case. And now Ok, you in have a mezzo. worst case scenario. Chovy used this package. Tutto a Didn't posto, really tutto a posto, get tipo in anything top, è out of it. tranquillo. Keen is now 600 gold behind. And Faker picks up another kill, so he's going to have his rocket belt available for any of the upcoming fights. Zeus immediately TPing back towards the top side to apply as much pressure as possible. Non era male la play, ragazzi, però cioè devi calcolare già il TP, no? Ah, ha spostato Zeus quando stava arrivando la Q di Corki? Cazzo, che sfiga. Era 1 per 1 qua, ragazzi. Drag Zeus away so that Chovy doesn't actually have an opportunity to get within the shroud again. Just a little bit of damage could have been the difference maker. And T1 pulling at 1.5k gold lead here already at 12. NV Gwen non si beccava la Q. Ok. Chemtech Drake going to be the second one. As you could see, was getting a little bit angry at Gen G. T1 say no, you're not allowed to do a dragon. And Gen G will listen to them this time around. Zeus on a bit of a merry jaunt towards that top side of the map, but he is going to go back home. Riftmaker already completed for the Gwen. You thought he's a problem now. Wait until a couple of items. Allora, cazzo. And it's only going to get worse. The Baus l'ha inventata quella roba. I kind of agree with you, right? Like, okay, he decides instead that it will be L'ha inventata The Baus Strategy, signori, quella è. La The Baus Strategy, il classic The Baus. And there's no wave for Keen to push. So like it's not like Zeus is going to really miss anything. And you don't run the risk of getting and giving over some gold to the opponent. If Corki gets a kill, that can accelerate Chovy. Not going to be the case. And right now, Baus coach 81. I wonder what spikes they're going to be looking for. We do have McKills already there for Lahens. Pays also has his Storm Razor available. They don't have to pull the trigger at some point because if they just keep giving Ci sta più nel chilling a guardare i game, ragazzi. Riesco a tiltare di meno. La Corea mi sta salvando, ragazzi. La Corea mi sta salvando. 1060 CS, l'ho visto. La Corea mi sta salvando. Scusami, perché ha buildato... Che cazzo fa Lenz? Per la E di Nico? Scusami, il Crucible ha altri effetti che mi sono perso dal fatto che non sto più giocando? Non prendi un Crucible per una E di Nico. Non funziona così. Il Crucible lo prendi per i CC che sono sicuri, non per un CC che un player può evitare. But it's getting yourself to a position where you can really make those sorts of fights happen. It's going to be quite difficult, I would say. Era di Nico è un knock-up. E poi un po' di CC, ma non c'è un cazzo. And means the Faker isn't going to kill him. So that's good news here for Gen G at least. Not going to be suffering another death. Still, it's 2,000 gold to lead. It just feels like T1 are just cruising. And Gen G, it feels like they do have to do something. Pressure going to be on. And Chovy is going to answer that call just Bello il danno di Corki. Bello il danno di Corki, con solo mana mune, bello. Oh. Ciao Faker. Ciao Faker. Ciao Faker. Ciao Faker. Posso applaudire Faker per favore che poteva scappare e invece ha deciso di provare l'1v1. Mi è piaciuto qua Faker. Still on the board at Gen G. And kill going over to Chovy is quite a big win, but if you have to give up... Madonna, si è aperta l'acqua appena alzato Pates. Stanno i sensi di ragno i T1. And now with mid lane turret gun, going to be way easier for Gen G, or for T1 rather, to generate mid lane prior, really utilize the power of that Lucian. And as we see, Chovy is scaling. He is scaling, Atlas. He did pick up a turret just now. He did get a kill. Chovy, ragazzi, ha preso il Manamune, ha l'item quello
dei minion. È tranquillo il Corki, ragazzi, è morbido. E ora qui, ragazzi, finalmente abbiamo l'oggetto sul Lucian. Adesso vediamo. Mamma mia, Zeus. With a lot of stuff, he just runs away. Ghost was employed, and Zeus will be just fine. And Zeus going to be able to walk away with that one. Still a window for Gen G because they are Onere Fragola, sì, con i capelli biondi. Attempt at punishing his overextension is T1, but will just be Zeus teleporting back and Gen G abandoning. No further gains to be had. Yeah, Coast Campfire provided here for Zeus as he does make his way back in. Rift Herald Herald in bot. Crolla la torre. T1 stanno giocando bene, ragazzi, T1 stanno giocando molto bene. Un altro Herald hit. Lucian si sta muovendo in bot lane. Faker poca, ma ovviamente c'ha lo scudino, quello magico. Kin qua voleva provare a rompere il cazzo a Jarvan. Tutto morbido. Giù. Dragotron minuto, Infernal. Voglio vedere anche quel Corki, ragazzi. Voglio vedere veramente anche quel Corki. Qua è quasi game. No, non ancora. Non è game perché sia Corki che Aphelios sono late game champion. E Aphelios c'ha Lulu. Quindi Aphelios sarà più forte di Lucian late game. Però voglio vedere quel, anche se ha Miglio. Ma voglio in DPS output ne mette molto di più Aphelios con Lulu che Lucian con Miglio. Voglio vedere l'item sul Lucian, quello da support che è appena chiuso. Quanto DPS li fa fare in più. Il pick che salva la comp dei T1 è Gwen. Senza Gwen probabilmente non lo vincevano il game di draft. Was it the rapid fire cannon? However, this time around, Guma also has a free PTA built into his kit. So that should definitely help as we do. Basta che vedi, cioè Reltan capire già. Allora, fai così. Basta che vedi, pensa in un ipotetico teamfight. È vero che c'è Jarvan con la ulti, c'è Nico con la ulti, c'è tutto quello che vuoi, però se tu guardi a campione, Rel rispetto a Jarvan è la stessa cosa, solo che è più tanky. Se sei più tanky e hai 2 DPS maggiori, e ce l'hai perché Corki fa più DPS di Nico, a meno che Nico non prenda il burst sui carry, ma c'è Lulu, quindi non ce l'ha. Aphelios fa più DPS di Lucian con Lulu e Corki fa più DPS di Nico e hai la doppia frontlane. Il punto è che la doppia frontline contro Gwen fa cagare, cioè il pick di Gwen ti spezza il game, secondo me. Chovy, you're gonna have to hit those rockets if you do want to get the most out of the Corki. Anamune not quite done yet, but yeah, that was not real Faker, but still more focus landing, and now it's starting to stick. Scary, yeah. Faker, still a minion. He's committed to the minion playstyle, and that is not the real one. Going to be backing away. But Chovy, if he continues to land these rockets with 2 items, really is starting to become a bit of a problem here. Pays with red-white. Decent amount of ammo. Will have enough for any potential fights that do come up. And secured. Bravo Canyon. Bella, bella Faker. And there's a flag and drag as well. Guarda Zeus. The option is Pays. They're looking for him and they will be able to get their prize here as now Gen G just running for the hills. Canyon. He should be able to walk his way out because Zeus has other things on his mind. Fammi vedere il fight. Have enough for any potential fights that do come up and secured by Canyon. Pop Blossom finds 3 from Faker and there's a flag and drag as well. L'item di Lulu, il Crucible è completamente inutile. No. Zeus fa troppa roba, cioè Zeus solo col fatto che fa ste robe qua, cioè raga, dai. Cioè, la frontline è completamente inutile, cioè, non possono attaccare, non possono fare un cazzo a Gwen, cioè, comunque è un champion troppo rotto Gwen. Gwen è veramente troppo rotto come campione. And Pays was taken in trade for the Dragon. Could have been worse, could have been better here as well for Gen G. Quello che voglio vedere io, ragazzi, per la sanità del competitivo, Nico assolutamente nerfata e resa non forte in competitive in qualche modo, perché la meccanica che può ingaggiare da invisibile ti cambia, non è così complessa come pensavo. Tutti, se voi vedete i game con Nico, la gente riesce sempre a arrivare in mezzo al fight e a ultarne 3-4 in modo incredibile. Cazzo che giocata, ma il punto è che lo fanno, ogni mid lane riesce a farlo. E il motivo non è che tutti sono incredibili, è che è troppo semplice farlo a quel livello. Perché tutti i mid laner, bene o male,
la meccanica dell'engage invisibile non entra, cioè è troppo, è unexpectable, cioè non te lo puoi aspettare. Non è una roba che riesci ad aspettarti, non è una roba che puoi calcolare durante ste situazioni, ok? In più col flash la gente viene presa. Nico deve venire assolutamente nel fuoco, perché è un funny to watch, secondo me. Being kept alive for a little bit between the damage that Guma, Faker and Owner do, he is always going to go down. The one win for Genji is that they do actually pick up the dragon, which I think in the grand scheme of things is quite a big win. So take another look at the play here. Yeah, look at that. Double or triple knock up from Faker and then non ha parlato, vero? double knock Ha detto up e basta. Basta. Finito, ha detto una roba che non ho capito. They might actually be able to salvage that fight. Again, a lot of defensive cooldowns are available for pace, but not enough in that fight. Genji, they're still holding on, but it feels like only 1 or 2 fights away from completely losing control over this game. Certainly could be. And okay, Gumiushi in a whole lot of trouble. He does have a campfire, and Chovy losing out. The full culling was what he had to contend with there, and isn't actually able to secure the kill. Allora, Corki mi piace. Corki sembra solido. Gumiushi just not going to be bullied. And what I was going to say before the action rudely interrupted. Corki sembra solido. Emilio sembra rotto in culo. Genji want to have that mill about moment, right? As you're setting up for these objectives, where you're trying to jostle for position, where Chovy can just rain hell down on T1. Lenza troll buildato, sicuro 100%. Non interessa, anche se è lì, non mi frega assolutamente nulla. La strategia dell'item da support va bene. And then it's not quite something they need to worry about. They also, and when we talk about scaling, it's always relative. But when you look at T1, I think most of their champions scale marginally worse, right? Looking at the outside of top lane. Well, that I was leading to. Caltra ha detto lo stesso roba che ho detto io. Yeah. Like I don't even think, even with the damage that we see Chovy pull out with his malignance, I don't even think that Chovy is able to actually deal with this Gwen. Once Ghost is Gwen ha spezzato completamente il game. Pick di Gwen è incredibile. It's a bit of a flip. So T1 has a late game insurance. But they don't really need one right now because they're also 3k gold ahead in full control of the diverso è comunque in totale late game comunque penso che devo capire effettivamente che comunque il danno di Corki a Philios sarà altissimo in quel momento, quindi bisogna capire bene. Questi build sono pochi per te, sono d'accordo. Nico è un fan, Miglio è un fan, Enchanter è un fan, Gwen è un fan. Però non è che puoi, cioè, non è che puoi levare tutto, perché quello che leverei io è Nico per la sanità competitiva. Poi l'Enchanter leverei perché semplicemente è una merda al meta con gli Enchanter, però come ti pare, cioè se vogliono tenerlo lo tengono. Nico è quella proprio che in competitiva non ci puoi fare niente. It's quite good. I do think the item makes a lot of sense on Corki, and outside of that, Chovy should just be building. Meglio c'ha un item in più. AD, because Corki is a weird, like, per l'item di Lucian, suppongo. But he skills with AD, but he also wants a little bit of magic power. So so what Chovy's doing right now does definitely make sense, I think. But for now, T1 haven't pulled the trigger yet. I think they are going to be looking towards using Zeus in the side lane, and then, starting up the Baron. That's what they have done. They turned off this ward for a little while, as the teleport is going to be committed. Sanno che full late game perdono e startano così. And right now you can see Kane waiting a little bit. Doesn't have a forward ward to deal with here as carrier. Voglio bene, penso all'unico team che a quanto pare ha il macro perfetto, a quanto pare, di League of Legends. Sanno che full late rischiano di perdere per Corki a Philios e startano a nascere così. Cioè, riusciamo a capire a che livello sono. Cos'è sto TP in mezzo? Perché l'ha trovato? Lì doveva focussare Xant. Perché era intanto. Ma tanto anche, Qua non ha senso fare sta roba, perché è completamente fuori posizione qua. Vedi, questo è troll. Qua deve stare fermo, far chiudere il TP per me e basta, morto. Punto, puro int questa roba. Canyon gets his way out, or does he? As Owner does find a flag and drag, and Faker is going to be the one to be taken down.
Genji getting one, though, isn't quite enough to mitigate what this Baron could potentially do over the next couple of minutes. Might be enough, though, if they can pull the trigger now to go for Dragon. And I love this from Zeus, actually starting it up, forcing the hand of Genji. Because Genji have two options. Adding to force Drake before Faker comes. Looks like that is what they're going to do. Faker is going to be up in 15 seconds, does have his TP available, but I think that Genji might be able to get this, even with T1 having the barrier buff. The question is, can they get out? Allora, non c'è. Allora, ragazzi, tecnicamente qua rischia che il game sia finito perché c'è Faker col TP. Non so se c'è una ward. Non vedo. Sì, c'è una ward lì in alto. Non so se vogliono prendere il fight, lo vediamo. Faker no pop blossom, and there's the cataclysm. They're trying to just keep them here as Zeus gets into the backline. Chovy makes it to safety, but I don't know whether the pace is going to be so late. Never mind. Dobbiamo che andare in mezzo a 4 mentre nessuno focussa. Vigil is going to connect, and Faker, he is solo, a big one to the back of the head from Chovy. He's going to secure it once again, and Genji win out in multiple instances. Ora il Faker che riconosco. Mamma mia, i doji Gumaio. Ora è il Faker che riconosco. Finalmente eccolo. Finds a multi-man ultimate, but there's no follow-up. I think there T1 wanted it a little bit too badly, knew that they could look for a big team fight. And this means Corki fa i bughi, porca troia se fa i bughi Corki. T1 will maybe get a turret with it if they can get something off of the next back. But Soul Point with Infernal Soul being set up, and you see this. And Faker wants to try and cut off Keen from the rest of his team, but instead, the rest of Genji is ready, and Faker just ends up being overextension. That TP from Keen looked like it was going to backfire, but instead, they're up a member. And then here, again, I think this engage from Owner is great, but it just comes a little bit too early. Esatto. Faker non c'era, cioè qua doveva aspettare un attimo. Perché Faker qua non ha chiuso il TP, guarda. Boom. Se tu fai sta roba qua, con Faker che deve ancora arrivare, sprechi questa roba qui, no? Zeus butta in, ma nessuno follow up nel momento, no? 2 flank è da solo. Nessuno mette il DPS. By the time Faker joins, the fight is already lost. Yeah, and Faker, of course, looking a little bit silly at the end of that because of everything that happens to begin with. And didn't have a pop blossom either. It is just really difficult. Senza ulti non importa, vincevano il fight. T1 should have just let go, but hindsight is 20/20 indeed. And they still have a decent questo minutaggio vincevano. But this Baron, ticking down for another 2 seconds, is -50 on the power play. A little bit meek. I wouldn't say it's necessarily powerful this time around. The Red Bull meek play. We'll see whether the second one is going to be a little bit better though. As 2.5 minutes on the Baron, 3 minutes on the Infernal Drake. And remember, Canyon does have the Shattering Strike Smite combo. So if there is actually going to be a contest where Genji are near the pit, right? If T1 don't manage to pull the wool over their eyes ora, once again, io penso che siano ancora in vantaggio T1. Però è ora. Non è tra poco. Cioè è ora, perché poi immagino che Corki c'ha una build che boh, Eclissi, Manamune, Malignità, si capisce un cazzo. And even though a lot of the members have changed, this is the style where Genji has had Corki avrà un danno incredibile tra poco. Right, when they're able to team fight, cosa che già ha, tranquilli. Mamma mia. Guma secondo me è scripta. Appena mettono il Guma, appena mettono l'anti-cheat si ritira. Porca troia. Did get set back a little bit, but still sitting on a large lead when it comes to the CS. But Keen has actually caught up when it comes to experience, so col Vanguard, col Vanguard. I think even though it doesn't really show in the kill count, has been really sono molto concentrato questo game, ragazzi. Voglio capire veramente ora. Ecco, con la chiusura del terzo item di Gwen, io credo che in questo è il momento perfetto per i T1 di fightare. Ora. Perché io credo che da adesso in avanti è tutto a favore dei Genji. Ora bisogna fightare. Più forti di così non puoi essere, secondo me, perché poi viene scalato. Ora i 3 item di Gwen. Poi i 3 item di Gwen non serviranno contro i 5 di Corki, capito? È ora che devi forzare.
They do have wombo combo potential. So just let Gwen do Gwen things. They still have that gold buffer they can potentially rely upon as carrier. Going to take a little bit of damage here from Keen, but not too much to worry about. Got a big old zoom out as there's the Cataclysm from Ona. Gets a huge amount of knockups as Keen now in a different spot. As there's the three-man pop Blossom as Faker comes in. He gets exhausted, but it's still enough to get the kill onto her hands. The whole bottom lane snip, snip, goes Zeus. And there's the flag drag. Questo credo sarà uno dei più bei fight che vedrete quest'anno. Flash from Ona to snip, cioè io mi alzerei in piedi. Cioè, uno non ho visto Faker. Cioè, non ho visto Faker perché era travestito. Cioè, non ho visto guarda la minimappa che è in front di Gwen. Non ho visto Faker. Non ho visto Faker arrivare. La combo, allora, la combo di Honor, cioè è un fight che mi fa accapponare la pelle, talmente è incredibile. No, non ci avete capito un cazzo, ma è un fight che è incredibile. Questo era il momento perfetto per fightare. La combo di Jarvan. Voi dite troppo early. La combo di Jarvan, quello che fa paura. Quello che fa paura è che tutte le spell sono tirate a timing perfetto. Questa roba qui, lo so che è una puttanata, ma compreso il TP, fa paura. La combo è tirata per far rimanere la gente qui dentro fino all'arrivo di Faker che è qua, perché altrimenti non aveva senso, no, fare una roba così. TP partito, quando finisce il cataclisma arriva Faker nel momento preciso. Combo su 3 persone, anche la E, in quel momento arriva Gwen con l'ulti di Lucian con miglio dello speed, cioè è fuori testa. Non c'ha senso sto fight, non c'ha senso, cioè è timato troppo bene. E come ciliegina sulla torta, già che ci siamo, flag drag flash from Ona to secure Chovy. 4 on the ground for Gen G. T1 with the team fight. Non ha senso. Hanno una comprensione degli spike che io ho probabilmente da fuori, perché da fuori è più facile, ripeto, ma hanno una comprensione degli spike dei campioni che è totale. Cioè sapevano che dovevano fare roba adesso e si vedeva, è ovvio. È ovvio perché poi Corki e Aphelios ti vanno a mettere troppo danno e non reggi contro doppia frontlane. Con Lulu, non c'è il danno loro, non hai più il danno. Questo era il momento perfetto per Feta. E l'hanno capito in un secondo. Probabilmente penso le abbia detto Zeus quando ha chiuso l'Aiden. O comunque l'hanno valutato, è fuori testa altra roba. Credo sia uno dei team che costruiti meglio. Cioè, non riesco bene a capire quale sia. Cioè, stupidamente io. Ora qua un tizio, Tozza, come stai? Ha scritto Faker.debole. La cosa incredibile è che è vero, ma non lo è comunque. Cioè, questo è il punto. Io sono convinto che Faker qui sia quello più abusabile. Quindi immaginate quanto è impossibile al momento confrontarsi con un team del genere. Io penso che Faker sia quello più abusabile come giocatore. Però la sinergia di una roba così, cioè, per molti non è un fight incredibile. Lo capisco, per molti non è un fight incredibile. Io ho paura dei timing che ho visto, perché i timing le persone non li avranno neanche notati. Le persone hanno visto arrivare tutto, hanno visto arrivare le spell, ma fa paura. Da player competitive dico che fa paura. Questa ulti di Jarvan a me fa paura, perché poteva farlo in un altro momento. Cioè, se è veramente tutto timato, io credo sì, fa paura pensare che. Infatti ha ingaggiato DR perché appunto voleva solo lasciarli qui dentro. Cioè, è tutto timato sta roba qua. Il timing della R sull'arrivo di Faker. Sono troppi secondi calcolati, guardando da una minimappa. Cioè, lui sta guardando la minimappa qua. Per capire qual era il secondo esatto per farlo. Ovviamente Faker glielo dice: guarda, fightiamo, sto arrivando, quello che è. Ma un player riesce a calcolare, no? Calcola un attimo in base a quello che vede la minimappa. Almeno io faccio così, penso anche loro. Cioè io vedo qua, io non riuscirei mai a calcolare. Io avrei ingaggiato quando vedevo Gwen qui, probabilmente leggermente sopra. Non avrei mai fatto un calcolo del genere. Uno, perché non so quanto dura la R di Jarvan. Due, perché probabilmente anche sapendolo l'avrei fatto comunque così. Anche sapendolo avrei aspettato di vedere. Non Gwen, scusa, Nico. Avrei aspettato di vedere Faker qua. Cosa che avrebbe portato loro a flashare probabilmente, per cani flash. Sto fight a me fa paura, sto fight. A me
A me fa paura. Sicuramente molti player non lo capiranno. Sicuramente molte persone lo capiranno, ma sto fa paura. T1 with the team fight. And T1, if they don't win the game, at the very least, they are going to do critical damage to the structures. Lands up in a few seconds. Finito? I don't think he's going to have... Next is T1. The world champions take down the LCK champions Porca troia. in game number 1 of this.